Allora, l'azienda nasce nel 2001 dal fondatore Agostino Bortolazzi come utilizzatore di forni per i trattamenti termici dei metalli. Ha voluto cambiare, nel senso che i forni che utilizzava non soddisfavano le proprie esigenze. Essendo un perito meccanico vecchio stampo, ha avuto dell'idea, ha detto voglio farmi forni un po' come intendo io, mia immagine e somiglianza, e quindi ha fondato la GB Progetti e ha cominciato nel settore dei mollifici. Quindi ha preso una nicchia di mercato molto ristretta e si è messo a disegnare e produrre dei forni fino a 500 gradi per la distensione dei metalli, in particolar modo delle molle, varie tipologie di molle insomma. Quindi le tipologie di forni che noi facciamo ad oggi e che sono le più richieste sono di due tipi. I forni a camera, classici forni a camera quadrata con ventilazione forzata, tutti resistenze elettriche, niente a gas, e quindi forni a camera medio-piccoli da banco piuttosto che grandi con sistemi di automazione per caricamento e scaricamento dei materiali in automatico. Quindi le nostre macchine abbiamo applicato tecnologie sempre più evolute e in maniera tale da poter far lavorare anche di notte il cliente. Carica la macchina in autonomia esegue i trattamenti termici e poi va a spegnersi per aspettare la mattina lo scarico definitivo. Questa è la parte principale, dopodiché abbiamo i forni detti a passaggio o a nastro trasportatore. Sono forni molto più piccoli, medio-piccoli, che vanno in linea durante la produzione, nella quale il cliente va a caricare il materiale direttamente appena fuori dalla produzione o durante la produzione. Viene fatto un trattamento più veloce e però immediato, senza manipolazione del materiale, e all'uscita la molla è pronta per o trattamenti successivi oppure già per essere inscatolata. Di questa tipologia ci sono varie dimensioni, varie strutture, dai piccoli vibranti per fare la movimentazione del materiale appunto ai nastri con motore di trazione per dar continuità al materiale. Anche qui noi usiamo tutte resistenze elettriche, in più abbiamo cominciato a applicare da parecchi anni un po' di tecnologia quali pannelli touchscreen, registrazione dei dati di produzione su supporto Excel, su file, quindi anche per quanto riguarda la conformazione all'industria 4.0, tutte quelle che sono le innovazioni che ha subito l'industria negli ultimi anni, noi siamo stati sempre abbastanza al passo e pronti anche su questo fronte. Dopodiché abbiamo cominciato con dei clienti la collaborazione nel settore medicale, un settore un po' più specifico dove ci vuole un po' più di attenzione sia per quanto riguarda il trattamento, la qualità del trattamento, sia la qualità della macchina. E quindi insomma siamo entrati anche in questo settore che c'è sempre più richiesta, visto che è un settore che garantisce un buon business e una continuità rispetto all'automotive o altri settori che hanno subito negli ultimi anni degli stop. A questi forni di base poi abbiamo applicato varie tecnologie che si chiamano hot setting, pressatura delle presse in uscita, dei sistemi di raffreddamento a liquido per fare dei processi speciali. E anche questo negli ultimi anni molti clienti sono avvicinati a noi per questa tipologia di macchine speciali. E inoltre questi sono tutti i forni, vi ho parlato della parte che arriva fino ai 500 gradi. Poi abbiamo una parte dedicata alla tempra, dove arriviamo fino ai 1100-1200 gradi. Andiamo a lavorare sia con materiali standard che con materiali super leghe quali Inconel nel settore aerospaziale, dove appunto andiamo a fare sia il riscaldamento della molla, sempre con sistemi a resistenza elettrica, e poi o lo spegnimento e il raffreddamento in olio
oppure raffreddamenti controllati sempre da termocamere che seguono le curve di raffreddamento, ma cerchiamo di applicare sempre l'automazione. Siccome sono trattamenti anche abbastanza pericolosi perché si va a maneggiare materiali in alte temperature, applichiamo sempre anche dei sistemi, dei manipolatori, delle automazioni che permettono di lavorare in sicurezza e anche magari senza essere presidiati. Questa è un po' la nostra caratteristica. Questo per quanto riguarda tutta la parte dei settori forni. Poi, avendo un ufficio progettazione interno, sviluppiamo la parte elettrica, software tutto internamente e anche le assistenze. Abbiamo fatto delle piccole macchine di asservimento alla produzione, quali messe in scatole, rompilotto, sistemi di cambio scatole in automatico per garantire alle linee di produzione lavorazioni anche durante la notte o comunque non presidiate da un operatore fisso, ma appunto possono lavorare in automatico per ore e l'operatore serve solo a supervisionare che il tutto funzioni. Però diciamo che per quanto riguarda la parte che riguarda CD Automation la applichiamo sui forni sotto varie forme e comunque su tutti i forni che noi andiamo a produrre, ecco. Questa parlava di resistenze elettriche, quindi riscaldamento elettrico. Che tipologia di resistenze utilizzate nei vostri processi? Allora, nei forni fino a 500 gradi noi utilizziamo delle resistenze corazzate alettate. Corazzate perché garantiscono anche una sicurezza maggiore nella macchina, alettate perché abbiamo visto che nello studio dell'ottimizzazione dell'uniformità della temperatura all'interno del forno danno una performance migliore. La lettatura permette proprio di uniformare e trasferire in maniera migliore il calore che generano e ci danno dei vantaggi dal punto di vista proprio della gestione. Dopodiché, abbinato alla resistenza, c'è sempre lo studio del flusso d'aria, perché sono tutte resistenze che devono lavorare immerse in un flusso d'aria. Per quanto riguarda i 500 gradi, mentre la parte che riguarda i 1100-1200 gradi, lì non applichiamo la ventilazione per la rarefazione dell'aria alle alte temperature, utilizziamo sempre strutture chiuse, quindi di solito tubi radianti, sistemi o a tubo radiante fino ai 1100 o a piastra chiusa dove la resistenza è avvolta all'interno dei canali dentro piastre ceramiche e poi o girata nel montaggio oppure chiusa da una parete ceramica, sempre per una questione di sicurezza dalla parte della camera, per non dare resistenze a vista. Questo è un po' la tipologia. Come tipo di controllo per i vostri elementi riscaldanti, che tecnologie utilizzate per quanto riguarda le accensioni delle resistenze? Utilizzate l'accensione zero crossing o l'accensione in angolo di fase? Utilizziamo lo zero crossing per i nostri sistemi, giusto anche per incentivare, dare enfasi al fatto dell'utilizzo degli SSR. Una delle cose che ci ha contraddistinto già dai tempi in cui siamo usciti con i forni è stato appunto l'utilizzo fin da subito degli SSR per il controllo delle nostre resistenze, cosa che invece concorrenti piuttosto che vecchie tecnologie che usavano altri costruttori utilizzavano i vecchi teleruttori, i vecchi relè, tecnologie che per noi sono ormai superate e per la quale, facendo degli studi, abbiamo visto la qualità del controllo che dà un SSR in confronto a un teleruttore, vecchie tecnologie, e da lì le abbiamo sposate fin da subito, anzi abbiamo cercato di utilizzare le tecnologie sempre più moderne che ci venivano proposte, perché il beneficio l'abbiamo visto facendo dei test. Ecco, ho visto che nelle vostre macchine utilizzate unità CD Automation della serie Revex,
Queste unità sono unità configurabili e offrono anche la possibilità di gestire e di acquisire dei dati di processo. Voi fate uso di questa tecnologia, di questa di queste feature che offre l'unità, oppure utilizzate altre tecnologie per l'acquisizione di dati di processo? Allora, laddove è possibile sfruttare le vostre tecnologie, cerchiamo sempre di integrarle, soprattutto per quanto riguarda i forni di una certa dimensione, ok? Quindi forni di certe potenze ci danno dei feedback che andiamo a rilevare, a gestire col PLC, sia per dare degli allarmi eventuali di funzionamento, sia proprio per archiviare dati di processo, nell'ottica, appunto, come dicevo prima, di dare al cliente macchine sempre più tecnologiche, anche se il forno è sempre considerato una macchina semplice e stupida. Invece negli anni è diventata una macchina sempre più intelligente, che dà sempre più dati sia di processo che di autodiagnosi, e sono feature che andiamo a sfruttare laddove la possibilità ce lo permette. Tramite le nostre unità è possibile rilevare il valore della resistenza e l'andamento di questa resistenza, che può servire per capire in anticipo se la resistenza si sta per guastare. Quindi io, quando faccio una serie di manutenzioni programmate, posso cambiarlo l'elemento resistivo prima che si rompa. Questa sentite che è una cosa richiesta dalla vostra clientela, il fatto di capire in anticipo quando sta per guastarsi un elemento resistivo, o è una cosa che non è sentita dalla vostra clientela? Al momento non c'è una espressa richiesta da parte del cliente, però è un'esigenza che sentiamo noi come costruttori di macchine. La diagnostica preventiva è uno di quegli step che permette, insomma, di evolvere dal punto di vista della costruzione delle macchine. Come dicevo, il forno è un elemento anche abbastanza semplice di concetto, non complicato, però poter diagnosticare una rottura o preventivare una rottura della parte resistenze lo riteniamo, soprattutto nei prossimi anni, una cosa a cui vogliamo arrivare, anche se non ci è espressamente richiesta. Questo ci permette, meglio, garantisce al cliente di non avere fermi macchina, fermi produzione, che soprattutto per le taglie di forni di una certa dimensione possono impattare sulla economicità della lavorazione del cliente, e quindi per noi sta diventando una cosa che sarà nel prossimo futuro un obiettivo a cui vogliamo arrivare. Invece un'altra tematica è quella del risparmio energetico. E voi come affrontate questa tematica? E poi un'altra cosa, che è un'altra tematica che è comune a quella del risparmio energetico, è anche quella della power quality, ovvero di evitare di creare disturbi in modo da non incorrere nelle penali di chi eroga energia. E questo è un tema a noi molto caro, perché già quando è stata fondata l'azienda, una delle filosofie del fondatore era creare macchine di qualità, ma qualità non solo nel trattamento o nelle parti utilizzate per costruirle, ma anche di qualità nel rispetto dell'ambiente. Quindi adoperarsi già dal punto di vista costruttivo, progettuale, ad ottimizzare l'utilizzo dell'energia, a sfruttarla al più possibile in maniera da evitare le dispersioni, cose che vecchi forni, vecchi sistemi costruttivi invece non guardavano, ok? E quindi abbiamo cominciato con le parti tecniche e costruttive, quindi gli isolamenti, che è il cuore del forno, che garantisce questo risparmio
energetico, ma abbiamo visto, e comunque sarà una cosa che perseguiremo nei prossimi anni, che anche la gestione degli elementi elettrici riscaldanti permette di ottimizzare il consumo energetico. Nei prossimi, a breve, perché vogliamo sfruttare questo periodo per promuovere le nostre macchine, vorremmo fare degli accordi con dei clienti proprio per andare a fare delle misurazioni reali del consumo di vecchi forni o di forni concorrenti o comunque di altri sistemi costruttivi riferiti ai nostri, che sono stati studiati per ottimizzare il consumo energetico. Quindi anche andare a lavorare sulla parte di gestione penso che apporterà un beneficio a livello globale del consumo del forno e della macchina. Ecco, io mi ricordo proprio una casistica dove c'entravate voi e eravate in concorrenza con dei costruttori asiatici e praticamente a questi forni asiatici non ci si poteva avvicinare perché avevano talmente poco isolamento che praticamente già a 3 metri c'erano delle temperature incredibili e praticamente è tutta energia buttata via. E quindi può sembrare una cosa ovvia quello che stiamo dicendo, ma sul mercato ci sono dei costruttori che mettono pochissimo isolamento e quindi è tutta energia dispersa. È infatti la nostra battaglia, dove cerchiamo di sensibilizzare i clienti che il fatto di utilizzare, noi guardiamo la concorrenza per crescere, ok? Quindi il fatto di vedere che vengono utilizzati dei carter di protezione a protezione del corpo reale del forno significa creare dei termosifoni che vanno a riscaldare l'ambiente, ma lì è energia persa. Noi diciamo sempre al nostro cliente: il nostro forno, a parte le zone di carico e scarico che sono le più sensibili, non ha carter di protezione laddove c'è il corpo del forno, cioè la struttura metallica del forno e direttamente gli strati isolanti. Questo perché? Perché abbiamo lavorato sulla qualità e il metodo costruttivo dell'isolamento, che è il cuore, secondo me, del forno. Questo ci permette di avere il forno a delle temperature intanto che rispettino le normative, perché sono previste delle normative a riguardo, e garantisca o dia l'evidenza che non c'è una dispersione o una mascheratura della perdita di energia, ma che sia alla luce del sole il fatto che il corpo è direttamente isolato dalla parte riscaldante, ma che rimane freddo, indice di che appunto il calore che io vado a inserire nel forno, che vado a trasformare per fare il mio trattamento, rimane all'interno del forno e non lo disperdo come riscaldamento dell'ambiente attorno. Verissimo, e confermo quanto detto su costruzioni di o vecchia tecnologia o asiatici, cioè concorrenti asiatici che usano ancora questi vecchi metodi. Ecco, volevo capire un'altra cosa, e se utilizzate le nostre unità oppure altri dispositivi per poter comprendere quanto per un trattamento termico è stato speso in termini economici. E al momento noi adottiamo degli strumenti anche abbastanza semplici che rilevano l'energia a monte, nel senso che per dare un'idea globale vengono a rilevare l'energia già dal punto di accesso dell'alimentazione della macchina. Non abbiamo ancora suddiviso la parte, ad esempio, dei motori dalla parte riscaldante, cosa che potrebbe essere interessante in un futuro, anche arrivare
a suddividere il consumo per la parte riscaldante rispetto alla gestione software elettronica piuttosto che alla ventilazione della macchina. Per ora no, ci affidiamo a degli strumenti, dei misuratori di energia che si trovano sul mercato. Mediamente quante zone hanno i vostri forni? Quante zone di controllo? Quanti elementi riscaldanti? Allora, mediamente partiamo dai più piccoli che ne hanno una, ma diciamo che se devo fare una media siamo attorno alle 3 zone riscaldanti, 2-3 zone, perché io mi baso sui forni a passaggio, mentre per i forni a camera di solito abbiamo un'unica zona di controllo. Essendo un'unica camera facciamo fatica. Un'unica zona ma con una resistenza o con più? No, con più resistenze. Infatti ogni zona ha almeno, noi lavoriamo con la configurazione a stella delle nostre resistenze per il settore europeo, mentre a triangolo per il settore americano, per poter utilizzare gli stessi elementi, quindi con un minimo di 3 fino ad arrivare ai forni più grandi e più lunghi, 50-60 resistori che vengono poi suddivisi in 5 o 6 zone di gestione. Ogni zona di gestione è a sé stante: termoregolatore, termocoppia e gruppo cablato di resistenza. Però la media minima è 3 fino a 6-7. È proprio veramente quello che sta succedendo oggi. Anche il discorso energetico: più riusciamo a raccogliere dati, più abbiamo strumenti che ci permettono di raccogliere dati, più diventa la forza per incentivare l'acquisto in Europa, in Italia, perché facciamo delle macchine, adesso detto al di fuori perché non voglio sparare numeri, ma i dati anche rilevati da noi e che certi clienti stanno cominciando a rilevare è di una riduzione fino al 30% con i nostri rispetto ai vecchi stili o ai concorrenti, fino al 30% in meno a parità di condizioni, per arrivare ai forni a camera che sono macchine a ciclo chiuso, perché chiudi la porta e quindi l'isolamento la fa da padrona perché è tutto lì dentro, arriviamo anche a superare il 30% di diminuzione di utilizzo della corrente elettrica. Quindi penso che siano numeri per macchine energivore quali i forni, certo. E per aziende che rischi che abbiano veramente su quelli a passaggio anche 50, 60, 70 forni, comincia ad avere una riduzione del 20-30% garantita, nel senso misurata a fine anno. Insomma, si fanno i numeri, tenuto conto che un forno poi ha 15 anni come vita media, e, insomma, è un investimento fatto oggi. E con le nuove tecnologie che stiamo sviluppando, secondo me si può arrivare ancora oltre, perché ottimizzando quello che è i cicli di accensione e spegnimento, l'ottimizzazione, per quello che le ho chiesto quante zone sono, perché questo che le sto dicendo ha un effetto se abbiamo un certo numero di zone, in modo tale che riusciamo a distribuirle e ridurre quello che è l'assorbimento medio e veramente arrivare a con poco a tenere il forno in temperatura, riducendo un ulteriore 20%. Sì, infatti di questo ne ho già sentito parlare, ne ho parlato con chi vi rappresenta, chi porta in giro il vostro brand e col quale collaboriamo, di queste possibilità, ed è per quello che dico ci sarà secondo me anche un futuro di collaborazione, perché nella parte tecnica siamo abbastanza ferrati, oramai siamo riconosciuti, ma siccome è una continua crescita per offrire prodotti sempre migliorativi, penso che se ne potrà parlare. Poi abbiamo dei test, sì, possiamo fornire del materiale in visione per fare dei test e valutare qual è la soluzione ottimale per raggiungere gli obiettivi che uno si prefigge. Certo, ma infatti su questo saremo. Di soluzioni ne abbiamo veramente tante e tra tutte bisogna trovare quella che fa più il caso vostro. Sì, infatti. Sicuramente c'è.
anche per noi poi sarà trovare il modello, comunque la potenza adeguata, perché effettivamente certe ottimizzazioni, certe tecnologie vanno applicate su potenze o comunque strutture un po' elevate. Non tanto tanta potenza, ma tante zone. Tante zone. Cioè se io ho 30 kW ma diviso su 30 resistenze, io riesco già a ottenere un risparmio energetico abbastanza sostenuto. Noi siamo riusciti a applicare queste tecnologie anche in settori insperati, nel senso ci sono delle applicazioni che abbiamo sempre ritenuto diciamo molto economiche, che non potessero utilizzare tecnologie avanzate perché l'incidenza percentuale del costo era non sopportabile dall'applicazione. Invece siamo rimasti meravigliati. Al giorno d'oggi vediamo che vengono usati nella ristorazione per la frittura delle patate nei fast food. Questi sistemi ad alto risparmio energetico. Poi addirittura nel riscaldamento a pavimento non pensavamo che si potesse andare in questi settori. In settori come la panificazione, quella industriale, che è sempre stata dominata dal gas, dove andavi lì e ti ascoltavano, ma dicevano tanto io faccio tutto col gas. Non c'è questo cambiamento, un pochettino anche dovuto agli incentivi anche della comunità europea, un pochettino al momento politico, e quindi anche in settori dove non pensavamo, anche perché poi tutti vogliono l'elettrico, ma poi bisogna averlo, alimentare, avere le potenze giuste. Se non ti danno le potenze, tu devi cercare di stare sotto i limiti di quello che ti può offrire il gestore energetico. Sì. Su questo posso solo che darvi conferma che anche i nostri clienti, soprattutto questo lo stiamo rilevando nell'ultimo anno, 8 mesi, sì, un anno, in Germania, dove stanno massivamente convertendo tutte le macchine a gas, soprattutto forni, in elettrico. Quindi riceviamo un sacco di richieste da parte di clienti tedeschi per forni omologhi o che possono fare gli stessi trattamenti ma in versione elettrico, e loro richiedono, cosa che per fortuna riusciamo anche abbastanza a dare, già dei dati di consumo, e perché appunto le sovvenzioni, gli aiuti che riescono ad avere dalla parte della comunità europea o dallo Stato tedesco va giustamente dimostrato, e questo è anche facile, che rispetto al gas l'elettrico ottimizzato porta un vantaggio non indifferente, e quindi noi stiamo lavorando molto bene in questo settore in Germania perché appunto è facile dimostrare che rispetto a un gas sia un'ottimizzazione del processo e un abbattimento del consumo veramente impareggiabile se si guardano bene i numeri, cose che una volta magari, come dice, non facevano, il gas non era problematica, oggi comincia a diventare delicata e quindi si sta sensibilizzando il cliente.